Samir Handanovic, si arriva alla sosta con un risultato negativo, che cosa oggi non ha funzionato? Niente, tante cose, praticamente Atalanta è stato meglio in tutti i segmenti di calcio, ha meritato di vincere e alla fine ha vinto. Oggi guardando proprio i numeri della partita si vede anche solo un possesso palla decisamente equilibrato. Per assurdo è dell'Inter ma solo del 51%. Non è un caso che nelle partite in cui riusciamo a tenere meno il pallone facciamo un po' più fatica a giocare, un po' più fatica a fare il gioco dell'Inter. Ma oggi ci sono tante componenti, non era stato solo possesso, sono state tante componenti. Si può parlare di un'intera giornata, ma bisogna ripartire subito, pensare già alla prossima partita dopo sosta e questa bene vederla e anche discutere su tante cose. Tra la sosta di ottobre e questa si sono giocate tante partite anche ad altissima intensità che hanno fatto spendere tanto all'Inter anche a livello mentale, non solo fisico. Arriva quindi forse un buon momento, soprattutto dopo una sconfitta, per tirare un po' il fiato, rianalizzare gli errori di oggi, poi avere comunque 2 settimane per prepararsi alla prossima con il Frosinone. Ma il momento dopo una sconfitta non è mai buono, però magari ci fa bene questa battuta di arresto e sapevamo oggi con che squadra giocavamo e dove giocavamo soprattutto, però non ci siamo stati e bisogna riflettere su questa partita. Dopo la sosta ci sarà una partita in casa con il Frosinone, dopodiché ci saranno 3 trasferte bellissime da giocare ma molto complicate, perché ci sarà Wembley con il Tottenham, poi la Roma, poi la Juventus. Quanto a questo punto anche per cancellare la partita di oggi diventa importante quella con il Frosinone a San Siro? Le partite sono tutte importanti, però pensiamo una alla volta, pensiamo a riposarci bene e allenarci bene queste 2 settimane per arrivare alla partita di Frosinone, per vincerla e ripartire da lì. Al di là chiaramente dell'analisi che farete nei prossimi giorni rivedendo la partita, cambia qualcosa per voi? Cioè la sconfitta di oggi messa dentro un Inter che comunque è tra le prime 4, un Inter che ha la possibilità di passare il turno in Champions League, che cosa cambia? Cambia che bisogna fare passo indietro tutti quanti e forse siamo prematuri per tanti discorsi e questa partita lo conferma. Siamo insieme a Roberto Gagliardini, oggi è una partita difficile sotto tanti aspetti. Quanto secondo te può aver influito una partita molto difficile anche da un punto di vista fisico e mentale come quella contro il Barcellona? Ma può aver influito, ma penso che non sia assolutamente una scusante. Abbiamo fatto troppi errori, troppe disattenzioni, l'avevamo preparata, sapevamo appunto chiaramente come giocavano, come venivano a prenderci, come ci aggredivano. Purtroppo non siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo provato e purtroppo è stata una brutta sconfitta, ma ora c'è la sosta, deve essere soltanto un errore di percorso e di rimetterci subito in pista poi dopo le nazionali con Frosinone. Ripensando alla partita, facevi riferimento agli errori e più in generale anche il possesso palla, dice proprio 51-49 per l'Inter. Di solito nell'ultimo periodo l'Inter riusciva a tenere molto di più il pallone, tanto che sembrava quasi che l'Inter fosse sempre in apnea oggi, nel senso che si recuperava il pallone ma l'Atalanta pressava tanto, riusciva quasi sempre a fermare le ripartenze. Quanto ecco questa sensazione di apnea da fuori, anche voi magari dentro, la vivevate, cioè quanto non riuscivate a fare proprio il gioco di sempre, il gioco dell'ultimo periodo? Ma diciamo che lo sapevamo, perché comunque non è facile fare possesso contro questa Atalanta, contro questo tipo di calcio, perché appunto come hai detto tu ce l'hai sempre addosso e non è sicuramente facile. C'è da dire che però abbiamo sbagliato davvero troppo, soprattutto quando magari riconquistavamo palla in uscita, abbiamo fatto troppi errori che hanno permesso loro spesso di metterci in difficoltà di creare tante palle da gol. Umberto? Ciao Roberto, questa sconfitta può darvi diversi insegnamenti importanti da qui alla fine della stagione? Ma ogni sconfitta appunto dobbiamo prendere gli errori fatti e cercare di esaminarli e di migliorarli durante gli allenamenti, questo sicuramente. Sappiamo che però venivamo da una serie di prestazioni, risultati importanti. Oggi c'è stato appunto un passo falso, ma dopo la nazionale sarà importante riprendere subito il cammino.